Mi ha molestato, lo denuncio. Ma guarda che sotto i 10 secondi non è una molestia. Adesso tutti sono scatenati su questa storia dei 10 secondi, ma il problema è: cos'è una molestia? Cos'è un abuso? Non c'entra niente il tempo. Sapete tutti cosa è successo. Un bidello molesta una ragazzina, la scuola decide di denunciare il bidello, esce la sentenza e dice che sotto i 10 secondi non è molestia. A me non interessa entrare né nel merito della sentenza né prendere posizione su questa questione dei 10 secondi o meno. Però vedo tanta confusione in giro su che cos'è la molestia e che cos'è l'abuso. Adesso va di moda invitare a denunciare per tutto, quindi vale la pena di parlarne un attimo. Distinguiamo tra molestia, violenza e abuso. La molestia non è la stessa cosa. L'etimo della parola molestia è mole, ovvero sia pesante, grosso, quindi è qualcosa che ti pesa addosso e ti dà fastidio. Molestare significa infastidire l'altro, mettergli un peso addosso con il tuo atteggiamento. Per distinguerla dalla violenza e dall'abuso bisogna rendersi conto che la molestia significa invadere il campo, la sfera, la libertà di un'altra persona con le proprie azioni. Chi non ha avuto i vicini molesti che tengono la musica a tutto volume? Chi non ha incontrato delle persone moleste che continuano a lamentarsi? Quello che bisogna focalizzare è il concetto di molestia come un'invasione del campo di libertà di un'altra persona. L'azione che invade va a pesare sull'altro che non è più libero di fare quello che desiderava. Si sente appesantito, offeso, infastidito dalla tua azione. Dunque, la molestia non è solo sessuale. Possono essere molesti i genitori, possono essere molesti gli amici, possono essere molesti i colleghi sul luogo di lavoro. Si può essere molesti anche all'interno di una coppia amorosa. I genitori molesti sono quelli che continuano a riprendere i figli e hai fatto la cartella e hai studiato e ti sei vestito e sei pronto e sei in ritardo. Diventi molesto. Nella coppia una molestia tipica è dovuta alla gelosia. E dove sei stato? E cosa hai fatto? E perché? E fammi vedere. E poi ridiamo un attimo. Ci sono delle donne che sono delle molestatrici seriali. E hai lasciato sporco, e c'è tutto in giro, e sei tornato tardi, e non mi hai avvisato. Vabbè, si può ridere finché si vuole di queste cose. Poi parleremo anche delle possibili soluzioni, ma veniamo a un punto importante. Tutti oggi suggeriscono di denunciare, e qui mi spiace, anche gli psicologi ci mettono del loro. Le donne quando vengono molestate dovrebbero denunciare. Questa è la soluzione migliore contro le molestie, non solo contro le violenze e gli abusi. Denunciare, denunciare, denunciare. Motivo sarebbe un problema culturale. Quindi questo strapotere degli uomini va combattuto anche nei tribunali. Roba vecchissima. Permettetemi un inciso sulla questione culturale. Le donne che hanno una certa età, diciamo dai 40 in su, potrebbero ricordare che nella loro adolescenza c'è sempre stato in giro il molestatore del quartiere, del paesino, il tipico personaggio che aveva l'impermeabile e andava davanti alle scuole e lo faceva vedere a tutte. Sapete cosa facevano le ragazze? Ridevano. Ah, c'è ancora un molestatore anche oggi. Per queste cose non c'era nessun trauma, nessuno denunciava nessuno. Tutti sopportavano, ma nel senso che era una cosa ridicola. Oggi di questo non si sa più ridere.
Vabbè, qualcuno mi criticherà per queste cose. Questa cultura per cui le persone moleste venivano derise a loro volta, c'è stata e come? Sulla questione della denuncia, io sono convinto che la denuncia seriale, cioè si dovrebbe denunciare sempre, segnala una mancanza di una costituzione personale. Mi spiego. È la mancanza di una legge individuale. Sapete come si diceva dei bambini di sana e robusta costituzione? Ma la sana e robusta costituzione numero uno è nel pensiero, è una capacità normativa che tutti noi abbiamo. Come mi regolo? Questa è la capacità normativa. Come mi regolo in questa situazione? Come mi regolerò? Regolarmi vuol dire avere elaborato una modalità di risposta a una certa situazione. Cerco di essere più chiaro con 2 esempi. C'è sempre quello che al semaforo ti vuole lavare il vetro ed è insistente, è molesto. Ti buttano l'acqua sul vetro e cominciano a pulirtelo prima ancora che tu abbia detto di sì. E poi si lamentano se tu non gli dai i soldi. Cosa vuol dire come mi regolo in questo esempio? Vuol dire da quanto tempo ti capita che al semaforo ti fermano per lavarti il vetro? A un certo punto dovrai pensare come ti regoli. Potresti decidere che dai i soldi a quello del terzo semaforo perché ti sta più simpatico. A quello dai i soldi e agli altri non glieli dai. E l'hai risolta. Hai trovato una soluzione a questo problema. È una elaborazione di come mi regolerò in una situazione. Ti capiterà che in discoteca c'è quello che ci prova con te. Poi magari allunga un po' troppo le mani e diventa appunto molesto. Ti succede una volta, ti succede 2 volte e poi devi cominciare a pensare come ti regolerai in queste situazioni. Cosa farai? Tu non puoi, dopo 100 volte che sei andato in discoteca, dire «Ah, mi molestano». E tu cosa fai? Ci sono persone che in discoteca non sono mai state molestate. Perché? Perché sono brutte? No, non c'entra niente. Magari sono donne bellissime, ma non sono mai state molestate, perché il loro atteggiamento è già un modo di regolarsi. Il loro sguardo è già un modo di regolarsi. Concludendo, la molestia di solito viene trattata in 2 modi che sono degli estremi. Invece di continuare a pensare e rivolgerci a uno Stato che deve dare una sentenza per difenderti, cominci a pensare alla tua difesa personale, che è una legge che elabori tu, è una legge del rapporto. Esiste la possibilità di un rapporto anche con le persone moleste? Sì, esiste. Parte dal giudizio, parte dalla tua scelta di come regolarti. Le situazioni dopo un po' le conosci. Pensaci. Se questo video ti è servito, ricordati di iscriverti al canale, ma soprattutto pensaci.